E dopo il clamoroso annuncio di Hamilton che andrà in Ferrari dal 2025, dobbiamo parlare anche di quali saranno le conseguenze nel team di Maranello, chi si porterà con sé Hamilton in questa transizione. Il 2024 è appena iniziato con le presentazioni delle nuove auto, ma siamo già proiettati al 2025. Siamo tutti in ansia di vedere come andrà Hamilton in Ferrari, se riuscirà a rispettare le aspettative oppure no, e gli 11 mesi che separano l'arrivo del 7 volte campione del mondo a Maranello non saranno vissuti con leggerezza e ci saranno sicuramente tanti rumors. Nel video di oggi andiamo a vedere come Hamilton strutturerà la sua transizione verso il nuovo team, chi si porterà dietro, quanto sarà l'ingaggio, andiamo a vedere l'esito dei test di Barcellona per Ferrari e su questo c'è un aspetto molto importante che dobbiamo analizzare ed è passato in secondo piano. Ma non solo, alla fine del video vi dirò anche la mia sul caso Andretti. Dimmi secondo te quale sarebbe un ingaggio giusto per Hamilton in Ferrari, chi si dovrebbe portare dietro da Mercedes e dimmi cosa ne pensi anche dei test di Barcellona che affronteremo dopo. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1. Vi ringrazio davvero tanto del supporto e vi ricordo che siamo ogni giorno in live per le presentazioni delle auto di Formula 1. La prima è stata venerdì, mi sono divertito. Eravamo in più di 1400 persone e abbiamo visto la Haas in diretta. Traduco i dialoghi dall'inglese all'italiano, andiamo a fare un'analisi tecnica e anche estetica della macchina ed è un momento per ritrovarci tutti insieme. Quindi mi raccomando, ti aspetto alla prossima presentazione. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla. Abbiamo visto le parole di Hamilton sui social dove ha ringraziato Toto Wolff e anche Mercedes, giustamente team con cui ha vinto 6 titoli mondiali, di cui 8 costruttori, e ha detto Hamilton che ha realizzato un sogno che aveva fin da quando era bambino. Dopo 11 anni in Mercedes passerà nel 2025 in Ferrari. Dice che si sente estremamente fortunato nell'aver conquistato così tanti obiettivi con Mercedes e ora ha l'opportunità di realizzare un sogno fin da quando era piccolo, ovvero guidare una Ferrari. Sappiamo che Hamilton e Mercedes hanno un rapporto che dura fin da quando il pilota inglese aveva 13 anni, con prima il rapporto con Ron Dennis nelle categorie minori, poi l'arrivo in McLaren che utilizzava il motore Mercedes e poi l'arrivo in Mercedes stessa, quando fu fondato il team. Insomma, abbiamo sentito tante parole di circostanza da parte di Hamilton, doverose in questo momento, ma le dichiarazioni che mi hanno divertito di più sono sicuramente quelle di Toto Wolff, che non si aspettava di questo passaggio di Hamilton in Ferrari. Infatti Lewis Hamilton e Toto Wolff si sono incontrati a casa di quest'ultimo in Inghilterra a Oxford e mercoledì Hamilton ha comunicato a Toto Wolff che sarebbe andato in Ferrari. Wolff non se l'aspettava di questa sua decisione e mi ha ricordato molto questo scenario quello che successe con Rosberg nel 2016, quando dopo aver vinto il titolo comunicò a Mercedes: ragazzi, io mi ritiro. E qui a livello di comunicazione la situazione è molto simile. Certo, ci sono importanti differenze, ma questa decisione Hamilton l'ha comunicata in maniera repentina al team, senza aspettare troppo. Proprio per questo dopo il giovedì Toto Wolff ha convocato una riunione con tutti i membri di Mercedes, dove ha annunciato che Hamilton lascerà il team alla fine dell'anno. Non c'entra il rapporto Toto Wolff-James Allison nell'abbandono di Hamilton dal team, infatti James Allison sarà un punto chiave per l'evoluzione della V15 e Hamilton e Allison andavano molto d'accordo, quindi non è stato lui il problema, è stata una volontà di Hamilton di realizzare un suo sogno di andare in Ferrari. Col senno di poi possiamo dire che Mercedes è stata fregata dal contratto corto di Hamilton. Averlo rinnovato per un anno l'anno scorso ad agosto fino alla fine del 2024 sicuramente ha reso il passaggio di Hamilton in Ferrari più facile, perché se Hamilton avesse rinnovato con un biennale o un contratto pluriennale ci sarebbero state delle clausole difficili da sciogliere per permettere il passaggio in Ferrari. Magari lo stesso Hamilton non ci avrebbe neanche pensato e avrebbe lavorato sodo per rimanere in Mercedes e portare questa macchina al titolo. Quindi secondo me, e lo dissi anche l'anno scorso, Mercedes ha sbagliato a fare un contratto di solo un anno con Hamilton. Un 7 volte campione del mondo, rinnovarlo per un anno con il team con cui hai vinto tutto è una presa in giro. Non dai fiducia al pilota. Certo, Hamilton ha una certa età, ma ha dimostrato le prestazioni in pista anche l'anno scorso, con risultati alla mano, battendo nella classifica piloti il suo compagno in squadra Russell, che è il giovane emergente su cui Mercedes punta ora per lottare per il titolo, quando avranno una macchina a disposizione. Il contratto corto non è stato voluto da Toto Wolff, l'ha dichiarato, ma è stato voluto da Mercedes. Ma parliamo ora di chi porterà Hamilton in Ferrari da Mercedes e del suo
contratto. Innanzitutto si sta parlando di un contratto pluriennale e si vocifera di un contratto 2+1, quindi 2 anni con opzione di rinnovo. Insomma, il tempo per provare a vincere l'8º titolo per Hamilton non è tantissimo, anche perché dopo questo contratto probabilmente si ritirerà, e per questo è fondamentale per il pilota inglese avere una squadra pronta fin da subito. Quindi la sinergia all'interno del team tra ingegneri, tecnici e pilota sarà fondamentale. Per questo l'intenzione del pilota inglese è portarsi da Brackley a Maranello 2 figure chiave. Stiamo parlando di Peter Bonington, ovvero Bono, che è il suo ingegnere di pista che lo ha accompagnato nell'era in Mercedes. Ce lo ricordiamo per diversi team radio che sono diventati celebri in Formula 1, come It's Summertime. Un'altra figura chiave che potrebbe arrivare da Mercedes è Andrew Shovlin, che è il direttore dell'ingegneria di pista in Mercedes, che spesso prende parte dei briefing post gara dicendo cosa è andato bene nel weekend e cosa non è andato bene. Si è parlato anche dell'arrivo di Riccardo Mosconi, attuale Head of Trackside Performance in Mercedes, ex ingegnere di pista di Hamilton e Bottas quando era in Mercedes, e quindi questi sono i tecnici che potrebbero arrivare a Maranello. Dico potrebbero perché sono ancora rumors quelli che circolano, e questa mossa di Hamilton avrebbe senso perché va a riprendere ciò che ha fatto Schumacher nel 1996, arrivando in Ferrari, dove si portò dietro Ross Brown, direttore tecnico, Rory Byrne, progettista, che furono entrambi fondamentali per i titoli conquistati prima in Benetton per Schumacher nei 2 anni precedenti. Questi trasferimenti sicuramente sarebbero dei benefici per Hamilton, però ci sono anche degli ostacoli da affrontare. Infatti sia Bono che Andrew Shovlin dovrebbero cambiare nazione, cambiare stile di vita, lingua da parlare, e ciò sappiamo che per diversi tecnici inglesi non è facile trasferirsi in Italia. Devi cambiare stile di vita e portarti anche la famiglia dietro. Ovviamente c'è tempo per convincere questi tecnici inglesi a passare a Maranello e quindi andare in Ferrari con Hamilton. Fatto sta che, lo diciamo sempre, la gestione sportiva che è a Maranello ha questo scoglio importante di non avere una seconda sede in Inghilterra, che potrebbe far comodo in questi scenari. Per avere un dipartimento vicino a Silverstone come hanno gli altri team, penso specialmente a Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston Martin, e mantenendo la sede principale a Maranello. In questo modo riusciresti a essere anche più vicino agli avversari per spiarli e magari avere più informazioni sullo sviluppo, e al tempo stesso riesci ad avere la tua indipendenza in Italia, dove c'è il cuore di Ferrari e di tutti i suoi appassionati. Io penso che Bono, che è il suo ingegnere di pista, possa andare in Ferrari e quindi trasferirsi in Italia. Per quanto riguarda Andrew Shovlin e Riccardo Mosconi, perché sono membri molto importanti all'interno di Mercedes e sostituirli non sarebbe facile, potrebbe essere più un danno che altro per il team di Brackley, quindi potrebbero non accettare. Vedremo come si evolverà questa situazione. Per quanto riguarda le cifre del contratto ingaggio di Hamilton, si sta parlando di cifre molto importanti, dai 50 milioni di dollari in su. Alcuni dicono addirittura un contratto pluriennale da 100 milioni di dollari all'anno. Sarebbe una cifra clamorosa, mai vista in Formula 1. Vedremo più avanti con dichiarazioni più importanti e affidabili. Per ora rimangono tutti rumors. Ma torniamo a parlare dei test di Barcellona, che hanno visto come protagonista la SF23 messa a servizio di Pirelli, dove ha testato le gomme slick, ovvero le gomme d'asciutto per il 2025, ma c'era anche una F175, ovvero l'auto di Ferrari del 2022, dove Leclerc e Sainz si sono alternati. Ovviamente l'obiettivo era quello di prepararsi in vista del 2024, scendendo già in pista con una monoposto, ma non solo. I tecnici di Maranello hanno testato anche un diverso utilizzo del sistema ibrido. Sappiamo che David George l'anno scorso ha modificato l'utilizzo dell'MGK in Ferrari, permettendo di diminuire la coppia brutale in uscita di curva, riducendo quindi in minima parte l'efficacia in trazione, ma permettendo di raggiungere velocità più elevate sul rettilineo, evitando il famoso fenomeno del clipping, ovvero quando il motore arriva a pieno regime in fondo al rettilineo non riesce più a salire di velocità perché non hai più potenza a disposizione da utilizzare in fondo a marce alte. Questo ha permesso un minor degrado delle gomme posteriori nel passo gara, con delle prestazioni costanti e simili sul giro. Anche il software si è evoluto nel corso dei mesi l'anno scorso, e ciò ha permesso ai piloti di avere ancora più feeling sulla monoposto, sulla SF23, e ciò sarà fondamentale anche per questo 2024, per gestire al meglio il motore, perché sappiamo che si potrà utilizzare una power unit in meno rispetto all'anno scorso come vincolo della FIA e il regolamento, e per questo motore è stato sperimentato anche sulla F175, cercando di migliorare ancora questa gestione dell'ibrido, soprattutto in uscita di curva, per avere una maggiore efficacia in uscita di curva in trazione, ma al tempo stesso avere il beneficio di non avere il clipping in fondo al rettilineo e quindi raggiungere velocità più elevate. Come abbiamo detto prima, ci sarà lo shakedown di 15 km il 13 febbraio, dopo la presentazione della Ferrari SF24, e poi ci sarà il filming day
Day di 200 km il 14 febbraio, quindi il giorno dopo. E lì avremo già i primi dati sia sul motore che sull'aerodinamica della nuova vettura di Maranello. Voglio rispondere anche alla domanda chi andrà in Mercedes nel 2025. Un'opzione probabile è quella di Albon, ma attenzione al derby che ci sarà tra Antonelli e Barman in Prema quest'anno in Formula 2, perché questi due piloti hanno sicuramente carriere diverse, una nella sfera Mercedes, ovvero Kimi Antonelli, l'altro nella sfera Ferrari, ovvero Oliver Barman, ma chi vincerà il titolo avrà più chance di arrivare prima in Formula 1 e Kimi vuole quel posto in Mercedes a breve. Non so se arriverà già l'anno prossimo, questo sarà da vedere. Fatto sta che tra qualche anno potrà arrivare in Formula 1 se riuscirà a convincere in Formula 2. Stessa cosa per Barman. Detto questo, prosegue il botta e risposta tra il team Andretti e Formula 1 stessa. Sappiamo che per Andretti è stata respinta la richiesta di entrare in Formula 1 dal 2026, accordo che sembrava già fatto tra FIA, Formula 1 e Andretti stessa. Lo scorso ottobre Andretti aveva superato il primo scoglio della FIA, che aveva valutato i criteri sportivi, tecnici, finanziari e di sostenibilità ambientale del team. La FIA aveva approvato questa richiesta del team americano e quindi la federazione si è sempre mostrata aperta nell'ampliare la griglia di partenza. Il problema in questo caso è sempre stata Liberty Media, che ha visto non di buon occhio l'arrivo di Andretti, perché parliamoci chiaro, tutti gli incassi di Formula 1 che vengono gestiti da Liberty Media e ridistribuiti poi ai team, con l'arrivo di una nuova squadra in Formula 1 sarebbero stati ridivisi per più team e quindi ci sarebbero stati meno soldi per ciascuna squadra. Praticamente devi dividere gli incassi al posto che per 10 per 11. Specialmente i top team attuali hanno parlato con Liberty Media, con Stefano Domenicali e tutto il gruppo della FOM, e hanno fatto molta pressione per evitare questo arrivo di Andretti, perché vogliono guadagnare quanto hanno guadagnato anche in passato, ed è questo il punto cruciale della questione. Liberty Media ora come ora ha rifiutato l'ingresso di Andretti in Formula 1 perché è stata soggetta alle pressioni degli attuali top team. Penso a Red Bull, Mercedes, Ferrari, che vogliono evitare che magari un team come Andretti entra in Formula 1 nel 2026 e se ne va dopo 2 o 3 anni, avendo combinato poco o nulla, ma avendo incassato tanti soldi. Sappiamo anche che per i primi 3 anni Andretti non avrebbe potuto contare sul supporto tecnico di General Motors, dovendosi affidare quindi sulla power unit a Renault, che ha dimostrato diversi problemi in passato, e quindi era un po' una scommessa questa dell'ingresso di Andretti in Formula 1. Probabilmente non avrebbe performato bene e sarebbe ritrovato un team nelle ultime posizioni, e questo Liberty Media vuole evitarlo. Se c'è un team che deve entrare in Formula 1 deve essere un team che paga tanto, è performante, quindi rimane in Formula 1 per diversi anni e che quindi non diventi una scommessa per lo sport, come è stato in passato per esempio Caterham, Marussia, tutti sti team che hanno gravato sulle spalle di Formula 1. Inoltre Formula 1 ha sottolineato come Andretti non fosse pronta per affrontare una sfida tecnica come quella del 2026, con il cambiamento al regolamento sui motori. Andretti invece ha sempre dichiarato che era già pronta a debuttare in Formula 1, anche dal 2025. Aveva già il modellino della macchina di Formula 1 della Galleria del Vento già pronto, volevano già mettere in atto un piano di espansione del personale. Liberty Media si è attaccata al fatto che Andretti ha rifiutato una riunione lo scorso dicembre. Andretti ha spiegato che non era neanche a conoscenza di questo invito. Ci sono delle divergenze tecniche e commerciali tra Liberty Media e Andretti che non permettono attualmente l'ingresso del team americano in Formula 1. Andretti ha dichiarato che continuerà a lavorare in maniera serrata per provare a entrare in Formula 1 dal 2028, quindi vedremo più avanti. Fatto sta che per ora rimane un no da parte di Liberty Media e quindi non vedremo questo nuovo team dal 2026. Vista la sfida nel realizzare una monoposto all'altezza degli altri team nei tempi così ridotti, e anche il fatto di dover elargire dei soldi che non sono tanto un investimento ma sono più una scommessa. Ditemi cosa ne pensate dell'arrivo di Hamilton in Ferrari. Secondo voi porterà con sé anche diversi membri di Mercedes, tra cui Bono e Andrew Shovlin? Ditemi la vostra. Sono curioso di sapere anche cosa ne pensate del contratto pluriennale, dell'ingaggio, dei test di Barcellona di Ferrari, il miglioramento sulla power unit, ma soprattutto ditemi la vostra anche su questo caso finale di Andretti e Formula 1. Voi vorreste un nuovo team nella massima categoria del motorsport? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana pubblico nuovi video a tema auto e Formula 1. Qui da Rast è tutto, ci vediamo a un prossimo video.